tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale in questo nuovo slow vlog tutto primaverile e in particolare dedicato al mese di maggio. Quindi in questo video vediamo e stiamo vedendo alcune attività che ho svolto insieme alla mia famiglia a casa nostra nel mese di maggio. Maggio ha sempre qualcosa di speciale perché le giornate si allungano, l'aria cambia profumo e anche dentro casa sento sempre il bisogno di portare un po' di primavera. Infatti mi piace mettere dentro dei vasi sparsi per la casa dei fiori selvatici. È un gesto semplice ma riesce sempre a regalarmi una sensazione di tranquillità, di freschezza e anche di gioia. Infatti credo che i piccoli dettagli riescano davvero a cambiare l'atmosfera di una casa. Nelle giornate di maggio mi piace preparare anche delle ricette che fanno parte della mia quotidianità, come ad esempio qui stavo preparando una focaccia morbida fatta in casa. Questa non è una focaccia tipica ligure, infatti quella di solito preferisco comprarla al panificio, non è nemmeno una ricetta tradizionale, è semplicemente la focaccia che preparo io per la mia famiglia. Infatti mi piace sempre fare qualcosa con le mie mani invece di andare a comprare pane o focaccia già pronta. Un po' lo faccio per risparmiare e un po' anche perché sento di portare in tavola qualcosa di più genuino e soprattutto perché cucinare per le persone che amo mi rende felice. Quando i bambini poi mi dicono è buonissima, la soddisfazione ovviamente è enorme. Ci piace mangiarla durante i pasti ma anche a merenda, magari con del prosciutto, un filo d'olio o semplicemente così com'è. Quindi mi avete visto impastare, mentre la ricetta completa di questa focaccia la potete trovare sul mio primo canale C come Claudia, a cui vi invito di iscrivervi. Mentre l'impasto lievita scendo in giardino e in questo caso, come state vedendo da queste scene, deciso di andare a piantare dei bulbi che abbiamo preso durante il nostro viaggio in Olanda. Infatti la primavera è il periodo dell'anno in cui amo prendermi cura degli spazi esterni ed è anche infatti il mese più faticoso, come vi racconto già nei vari video precedenti e come vi racconto da tanto tempo. Infatti, come vi stavo dicendo, ho trapiantato in questo caso alcuni bulbi che abbiamo comprato durante il nostro viaggio in Olanda. Abbiamo girato tutta l'Olanda in macchina insieme alla mia famiglia, è stato uno dei viaggi più belli che io abbia mai fatto. Sapete quanto io e mio marito amiamo i road trip e il fatto di poter essere liberi di andare in macchina come quando vogliamo, fermarci dove vogliamo e vedere, scoprire paesaggi, piccoli villaggi e cose nuove ci piace sempre tantissimo e l'Olanda c'è proprio rimasta nel cuore. Infatti vi ricordo anche che se vi interessano i vlog di viaggio o altri approfondimenti rispetto alle nostre vacanze, consigli di viaggio, consigli di come viaggiamo, di come affrontiamo i road trip coi bambini, trovate tutti dei video dedicati sul mio primo canale. Come vi dicevo appunto, qui ho sistemato diversi tipi di fiori e bulbi, aiutata anche dai miei bambini che sono sempre pronti con la loro zappetta e sono tutti dei bulbi e dei fiori che ho preso in Olanda. Vi ho mostrato adesso, come avete visto ora, come poi sono bocciati nel tempo, soprattutto gli amaryllis, che è come sempre il mio fiore preferito. Se mi seguite da tempo sapete che lo fotografo continuamente, non riesco proprio a resistere alla sua bellezza, secondo me è bellissimo, peccato che il fiore dura soltanto una decina di giorni. Purtroppo non tutti i bulbi hanno dato dei risultati. Per esempio qui stavo piantando un lotus rosso che ho comprato sempre in Olanda ma non è mai cresciuto, quindi vi consiglio di fare attenzione quando acquistate in questi posti, in queste bancarelle, perché a volte le aspettative sono diverse dalla realtà e potete trovare delle fregature come ho avuto io in questo caso, perché appunto mi hanno venduto nel sacchettino solo della terra, non c'era nessun bulbo purtroppo. E qui invece con mio figlio stavamo piantando una rosa che mi aveva regalato una mia carissima amica, ma purtroppo non è sopravvissuta e questo purtroppo fa parte del giardinaggio, alcune cose fioriscono, altre no, però ogni tentativo lascia comunque qualcosa di bello. E poi qui invece stavamo piantando un altro amaryllis rosso, questo qui vedete anche dal bulbo che tra poco metterò nella terra a dimora, era gigantesco e vi giuro che quando è sbocciato sono rimasta senza parole. È venuto fuori un amaryllis enorme con tantissimi fiori, veramente bello. Diciamo che tra tutti quelli che ho il rosso non è il mio preferito, preferisco di gran lunga quelli rosa e infatti li ho piantati lungo tutto il giardino e tutte le persone che vengono a trovarmi o che vedono i miei fiori rimangono sempre sbalordite in questo periodo dell'anno perché fanno veramente un figurone.
Nel frattempo che sono stata in giardino l'impasto è pronto, a questo punto quindi stendo la focaccia nella teglia e aggiungo olive e rosmarino. La lascio cuocere lentamente nel forno e il profumo che si diffonde in casa è una delle cose che amo di più della vita semplice. Ed eccola qui la mia focaccia pronta per essere condivisa con tutta la famiglia, e vi ricordo sempre che la ricetta completa la potete trovare sul mio primo canale C come Claudia. Vi lascio anche il link giù in descrizione se vi fa piacere a poterla riprodurre e rifarla. Durante le serate di maggio ci piace fare passeggiate nei prati vicino a casa, e quindi saliamo un po' verso i monti a piedi e ci piace quindi raccogliere fiori selvatici. Osserviamo le mucche che fanno sempre sorridere i bambini e camminiamo mano nella mano, respirando aria fresca e godendoci la semplicità di questi momenti insieme. E anche questa giornata di maggio finisce così, con i colori dei fiori, il profumo della focaccia appena sfornata, la gratitudine per queste piccole cose quotidiane. Ne approfitto per ricordarvi i miei libri su Amazon. Vi lascio come al solito in fondo a questo video una clip dei miei libri, così potete visualizzarli, e trovate ovviamente il link giù in descrizione se vi va di comprarli, magari per voi, per rilassarvi, per leggerli o semplicemente come idea regalo. C'è un libro disponibile sullo slow living, e l'altro libro invece che ho scritto è dedicato alle mamme alla prima gravidanza. Ora vi ringrazio di cuore per aver trascorso un po' di tempo con noi, un po' di tempo con me. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia rilassato. Noi ci vediamo qui prossimo venerdì con un nuovo slow vlog, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere. Ciao!